Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è un video che non avrei voluto fare sinceramente, però purtroppo è capitato. Qualche giorno fa mi hanno rigato la macchina. Detto questo, fortunatamente è stato solo nella parte anteriore, quindi nel parafango anteriore, e il danno, diciamo, dovrebbe venire via in quanto non è molto profondo, però è abbastanza visibile. Ragazzi, prima di fare tutto il lavoro vi invito, se ancora ovviamente non l'avete fatto, ad andare ad iscrivervi al canale, attivare la solita campanellina e mettere, perché no, anche un bel mi piace se questo video vi può essere d'aiuto. Se è successo anche a voi una cosa simile, mi raccomando, scrivetemelo giù nei commenti. Detto questo, siamo pronti per l'operazione. Adesso vi faccio vedere appunto cosa andrò a utilizzare e nulla, possiamo partire. Andiamo, vai! Ok ragazzi, ho messo, come vedete, sul banco ciò di cui ho bisogno per effettuare appunto questa operazione e l'ho suddivisa in tre parti. La prima parte dove andrò a decontaminare tutta la superficie. Per farlo andrò a utilizzare questa spugnetta decontaminante con il liquido Vybril. Basterà appunto spruzzare e con la spugnetta passare di modo che tutte le impurità, le micro impurità, verranno raccolte dalla spugnetta. Fatto questo, andrò a passare una prima parte con questa spugnetta data in dotazione del mini kit della VAE Revolution Titanium della Veneto Auto Extreme. Vi ricordo anche che se volete acquistare i prodotti della Veneto Auto Extreme li troverete linkati sotto giù in descrizione. Andremo prima manualmente a rimuovere il possibile con la spugnetta. Qualora non dovesse bastare, andrò a utilizzare questo kit che avevo preso tempo fa, in quanto purtroppo non ho una lucidatrice rotorbitale e ho deciso di acquistarli per utilizzarlo sul trapano avvitatore, il comunissimo trapano avvitatore. Questo kit si compone, adesso lo vado ad aprire, di un platorello da 80, da due lane, come potete vedere, due tamponcini in lana e altri 5 tamponi di varie durezze diverse. Vi ho detto un attimino in linea di massima la mia attrezzatura, adesso possiamo iniziare l'operazione vera e propria. Ok ragazzi, vi faccio vedere quindi la rigatura che parte all'incirca da qui, se si riesce a vedere, e prosegue tutta fino a qui, dopo va ancora avanti. Questa è la parte forse che sarà più difficile da togliere in quanto è un po' più profonda. Non c'è un grande scalino, però vedremo appunto cosa riusciremo a fare. Iniziamo. Spugnetta decontaminante, Vybril, e andiamo a decontaminare. Ottimo, direi che ci siamo. Adesso che abbiamo finito di passare la spugnetta decontaminante, sentiamo un attimino la superficie ed è bella liscia, non ha ruvidità, segno che appunto è stata effettuata la decontaminazione. Passiamo alla fase successiva. Ora utilizziamo la pasta, andiamo a darla in questo modo e andiamo a coprire tutta la parte. E iniziamo. Mettiamo ancora dell'altra pasta e ricominciamo.
vado a rimuovere l'eccesso utilizzando l'altra parte. Ottimo ragazzi, come avete visto la rigatura diciamo che è venuta via all'80%, quasi 90%, tranne in alcuni punti, qui e un pochettino qui. Questo purtroppo è dovuto alla profondità del solco che si è creato. Ho installato il tampone, in questo caso il tampone morbido, in combinata sempre con la pasta della VAE. Andrò a vedere di riuscire a togliere anche i punti dove a mano non sono riuscito a farla venire via. Procediamo. Bene, passato col tampone rosso, andiamo a ripulire ed andiamo a vedere cosa è rimasto. Vado a togliere la pasta in eccesso. Ok ragazzi, ho passato il tampone e rispetto a prima ho ancora migliorato la situazione. Quindi il graffio che qui vedevo in profondità lo vedo proprio in maniera impercettibile, è leggermente, lo si vede proprio in maniera leggera. Adesso andrò a cambiare il tampone, metterò un tampone più duro e mano a mano andrò a vedere di andare a eliminare, ad appianare questa riga. Ok ragazzi, io ho passato più volte con il tampone più duro ed ho visto che appunto in alcuni punti, quindi qui e il solco rimaneva. Ho deciso di usare una carta abrasiva 2000 per andare ad appianare la rigatura. Ovviamente mi raccomando, bisogna farlo con molta cura, in quanto se si va a consumare poi il trasparente andrete a fare veramente un danno. Adesso andiamo a rilucidare la parte e vediamo se abbiamo sistemato definitivamente il problema. Ok, bene, adesso andiamo a ripulire la parte e vediamo se abbiamo risolto definitivamente il problema. Bene, direi che è ottimo, veramente ottimo, ottimo. Non riesco più a vedere la rigatura passata con la 2000 sia qui che qui che qui. E vi faccio vedere ragazzi che il segno è scomparso su tutta la parte del parafango, come vedete non c'è più traccia. Bene ragazzi, vedete la mia faccia contenta in quanto per fortuna il graffio non è riuscito ad arrivare alla vernice e quindi
Adesso io risistemo un po' il tutto e ci vediamo per i saluti finali. Prima di chiudere il video, ragazzi, volevo nuovamente ringraziare la VAE, la Veneto Auto Extreme, che mi ha fornito la parte di decontaminazione e anche la pasta che andrò a togliere poi dai tamponi, quindi adesso andrò a lavarli e andrò a rimettere tutto a posto. Toglierò via anche il platorello. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi lascerò ovviamente tutti i link di tutti i prodotti e vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale attivando la campanellina, così potete rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. E per questo video, ragazzi, è tutto. Noi come sempre ci vediamo a un altro nuovo video. Ciao!